Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo tutorial. Spero che stiate passando bene questa quarantena e stiate creando tantissime cose. Oggi ho deciso di fare un tutorial su un punto semplicissimo all'uncinetto che viene chiamato punto croce o punto X o cross stitch in inglese. Vediamo subito come realizzarlo. Vedete? Qui vediamo una serie di 20, ho fatto una serie di 20 catenelle che adesso andremo a realizzare con un uncinetto di numero 3,5 con un altro tipo di lana. Sto usando della lana acrilica. Adesso andiamo a fare una serie di 20 catenelle. Questo punto a X o punto croce all'uncinetto, che è diverso da quello fatto sul telaida con il cotone, è un punto che ci permette di realizzare tantissime cose. Sono delle maglie basse, in pratica sono delle maglie basse, e solamente l'unica differenza è il modo di prendere il filo all'interno delle asole. Adesso ve lo faccio vedere subito. Dopo aver fatto la nostra serie di catenelle, che è solamente un esempio, saltiamo la prima catenella e nella seconda, vicino l'ago, questa qui, inseriamo vicino l'uncinetto, scusate, inseriamo l'uncinetto e prendiamo il filo da sotto. Ve lo faccio rivedere. Non da sopra come facciamo per le maglie basse, ma da sotto prendiamo l'uncinetto e tiriamo fuori il filo. Adesso, sempre al posto di sopra, prendiamo il filo da sotto e lo facciamo uscire. Nella prima maglia non si vedrà bene la prima X, ve lo faccio vedere nella seconda catenella. Prendiamo il filo da sotto, tiriamo il filo, prendiamo di nuovo il filo da sotto e completiamo la maglia e così via. Ve lo faccio rivedere. Prendiamo il filo da sotto e nella seconda volta prendiamo di nuovo il filo da sotto, così via. Faremo una riga di X. Questo punto può essere utilizzato, spesso vedo su Facebook delle persone che realizzano delle copertine utilizzando gli schemi che si usa per il punto croce sulla telaida. Questo sarebbe un buon punto per poter realizzare quelle copertine oppure dei maglioncini. Ve lo faccio rivedere. Inseriamo l'uncinetto, tiriamo il filo da sotto, prendiamo il filo sempre da sotto, sia la prima volta che la seconda volta da sotto, e continuiamo. Questo punto, come vedete, forma delle piccole X, per questo viene chiamato punto croce o punto X o cross stitch in inglese. Continuiamo così fino alla fine della riga. Adesso abbiamo quasi finito la nostra riga di X, di punti X, ma io adesso voglio fare un esperimento e provare un altro tipo di uncinetto per farvi vedere la differenza. Questo è un uncinetto abbastanza grosso, è 3,5 mm. Io adesso userò questo qui da 2,5 mm per farvi vedere la differenza. Allora scusiamo il nostro lavoro e cominciamo di nuovo facendo 20 catenelle con il nostro uncinetto più piccolino. Vi farò vedere la differenza. Verrà un lavoro molto più fitto e molto piccolino, però
dipende dalle lavorazioni, che sia magari un cotone più grosso, un costume, una maglia, potrebbe anche andare bene. Naturalmente con del filato più grosso la X è più visibile, si vede di più il punto a X. Vi faccio vedere. Bene, come vi spiegavo prima, inseriamo sempre l'uncinetto, tiriamo il filo da sotto, adesso mi sono un po' attorcigliata, prendiamo il filo da sotto e lo tiriamo fuori e lo prendiamo di nuovo da sotto e lo tiriamo fuori, così creeremo delle X. Naturalmente questo uncinetto è un po' più piccolo e la lavorazione verrà più piccolina e più corta. Vedete come già si sta sviluppando il lavoro e si vedono le X. Si vedranno un po' più piccoline perché, come dicevo poco fa, il filato e l'uncinetto è un po' più piccolo, ma l'effetto è sempre quello. Io preferirei usarlo ad esempio per fare un maglioncino o un cappellino, ma perché no, possiamo anche usarlo per creare i vestitini dei nostri pupazzi amigurumi. Se ci sono delle persone che realizzano amigurumi, questo è un punto ottimo per poter realizzare delle gonnelline, dei cappellini, delle sciarpe per i nostri amigurumi. Spero tanto che questo tutorial sia stato chiaro. Come sempre nella descrizione vi metto i link per potermi contattare. Se volete farmi delle domande potete farlo nei commenti, mettete tanti mi piace ed ecco qui la lavorazione, una più piccolina e una più grande, come vi dicevo poco fa. Eccoci ultimata la lavorazione, questo con un uncinetto da 3,5 e quello da 2,5. A presto ragazzi, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!